DJI, dopo essersi affermata nel mondo dei droni e degli stabilizzatori video, ha deciso anche di entrare a gamba tesa nel mondo delle fotocamere 360 con la nuova DJI Osmo 360, che promette grandi rivoluzioni in termini di peso, perché lei diventa una fra le fotocamere 360 più leggere in circolazione, e anche in termini di prestazioni. Per farvi capire, le due lenti di cui è composta questa 360 sono entrambe con un sensore da 1 pollice. Partiamo dall'estetica, che si presenta nero opaca, rimanendo sempre in linea con i prodotti DJI. Cicciottella ma super leggera. Pensate che lei peserà solamente 185 grammi, ben 40 grammi in meno delle concorrenti, e 40 grammi in meno nell'utilizzo prolungato si faranno sentire maggiormente se la utilizziamo con un selfie stick. Il braccio e la spalla ringrazieranno. Nella parte frontale troviamo un ottimo display da 2 pollici con risoluzione da 314x556 con picco di luminosità a 800 nit, che garantirà un ottimo utilizzo anche in giornate soleggiate. La risposta del touch è più che ottima, e fra le fotocamere 360 o anche le action cam penso che sia uno fra i display più reattivi e sensibili al tocco. Infatti mi sono trovato davvero molto bene utilizzarla. Sul display potremo accedere a tutti i menu a disposizione o i file già registrati con la nostra Osmo 360. Abbassando la tendina troviamo tutto il pannello di controllo per gestire diverse funzioni, e dopo vi farò vedere che ci sarà la funzione di collegamento dei microfoni DJI senza dover disporre di un ricevitore, quindi sarà collegabile tutto direttamente a lei. Andremo a fare un bel test audio per vedere la differenza dei microfoni incorporati nella DJI Osmo 360 e come si sente per esempio il mio Mic Mini collegato con lei. Appena al di sotto del display troviamo 2 pulsanti. Il primo servirà per avviare o stoppare una registrazione o scattare. Invece se guardiamo il secondo, che è un quadrato, ci permetterà di switchare la lente da quella frontale a quella posteriore. Ma la registrazione non si avvierà solo attraverso questo pulsantino, ma potremo gestirla in altri 2 modi, o attraverso le gesture o se no addirittura attraverso i comandi vocali, così da non doverci per forza sempre occupare di toccare la fotocamera quando vogliamo andare a avviare o stoppare una ripresa. Per esempio quando facciamo filmati sportivi magari non abbiamo quel tempo di andare a cliccare per avviare o stoppare una ripresa. Il lato estremamente positivo è che il segnale acustico che dà questa fotocamera quando avviamo o stoppiamo una ripresa è davvero forte, e quindi diciamo che non possiamo sbagliare e verremo avvertiti come si deve quando andremo a iniziare una clip video. Ai lati del corpo troviamo dove andremo a inserire la batteria e la micro SD, e dal lato opposto troviamo anche l'entrata USB-C. Questa entrata ci permetterà anche di andare a estrarre e esportare i file registrati, perché se volessimo potremmo anche dimenticarci la micro SD a casa, perché al suo interno dispone di una memoria da 105 giga. Quindi se volessimo registrare in 8K potremmo registrare con la memoria interna tranquillamente almeno per 1 ora e mezza. Parlando di qualità video, lui potrà registrare in modalità 360, 8K 30 fps ed è la prima fotocamera 360 che potrà registrare a questa qualità per 100 minuti consecutivi. Se andiamo a registrare nella modalità video classica 5K 50 fps con angolo di 155 gradi, se invece vogliamo avere un angolo ancora più ampio a 170 gradi potremo registrare in modalità video boost 4K a 120 fps. Grazie al suo sensore da 1 pollice e anche l'apertura del diaframma f1.9, in qualsiasi situazione che ci troviamo, anche di scarsa luce, lei lavorerà sempre al massimo della qualità e al massimo del potenziale. Se parliamo di qualità video, la qualità è davvero eccezionale in qualsiasi
modalità che scegliamo, modalità selfie stick, modalità 360, modalità classica, lei lavora sempre perfettamente, riesce a gestire molto bene il cambio di esposizione, i contrasti, le luci, i colori e anche il file log che è presente in esso a 10 bit, secondo me è di ottima qualità, facendoti modificare a proprio piacimento le colorazioni. Anche lì fatemi sapere cosa ne pensate di quel file log e se potrebbe essere un file utile per voi. Se parliamo di qualità audio, secondo me i microfoni interni lavorano davvero bene, ma a breve andiamo a vedere anche un piccolo test di microfoni interni e DJI Mic Mini collegato con lei. E se invece parliamo di stabilità video, beh, che dire se non una bomba stratosferica. Anche nelle riprese, quando sono andato a vedere, in certi momenti, quando sono andato a girare con la mia e-bike, ho trovato dei punti, ma nella ripresa non si nota minimamente, dove c'era un dislivello davvero impressionante che mi faceva sobbalzare. Ho notato che invece nella ripresa sembra quasi tutto piatto e la stabilità, secondo me, in questo corpo lo fa da padrona e DJI si conferma ancora una volta uno fra i leader nella stabilità video. Ora andiamo a vedere la qualità audio di questa DJI Osmo 360. Prima andremo a fare una clip dove andremo a registrare con i microfoni che la circondano e poi switchiamo al microfono DJI Mic Mini che andremo a collegare direttamente a lei. La comodità è che posso farvi direttamente tutto in diretta perché mentre sta registrando posso permettermi di collegare il microfono esterno o scollegarlo e quindi lì sentirete la differenza direttamente. In questo momento stiamo registrando in modalità video boost, quindi 170 gradi, 4K, 30 fps e vediamo un po' la qualità audio di questa DJI Osmo 360 mentre si cammina, mentre si vuole vloggare. In questo momento sono qua nelle rive del fiume Sesia da me e la cosa che mi è piaciuta per farvi vedere la differenza audio quando andrò a collegare i Mic Mini è che io adesso vado a aprire la custodia, lo posso estrarre e in automatico ci sarà il collegamento e sentirete la differenza di audio grazie a questi microfoni e ditemi un po' quanto è presente la differenza con questi Mic Mini. Sicuramente il rumore attorno a me è diminuito, ma la qualità audio sarei curioso di saperlo da voi se la preferite con i microfoni integrati della DJI Osmo 360 oppure dei Mic Mini. Sicuramente preferite questa, però c'è da dire che anche se non andate a comprare dei microfoni esterni faranno un ottimo lavoro i microfoni integrati su questa DJI Osmo 360. Per vedere come potrebbero lavorare ancora di più questi microfoni, aspettate un secondo che vado a inserirli nel case i Mic Mini così sentiamo ora come lavorano, che c'è un pochino di vento contro. Case chiuso, si sono disabilitati i Mic Mini e stiamo utilizzando direttamente i microfoni integrati della DJI Osmo 360. Mentre camminiamo vediamo anche un po' la stabilità. Questa inquadratura a me fa impazzire perché guardate quanto possiamo inquadrare e lo stick che ho in mano non è allungato al massimo, è allungato praticamente quasi al minimo. Se lo vado ad allungare al massimo del suo potenziale, guardate quanto possiamo registrare. In questo momento non siamo con la modalità che cancella lo stick, ma mi piace comunque, è davvero simpatica. Siamo venuti qua con la nostra e-bike che sto testando, dobbiamo fare un po' di chilometri, almeno una carica completa e vediamo un po' come si comporta, ma naturalmente sul canale vedrete un video dedicato su di lei. Ora ci spostiamo, facciamo delle riprese un pochino più sportive per vedere un po' come si comporta il microfono della DJI Osmo 360 mentre stiamo andando con l'iBike senza utilizzare i Mic Mini e poi mentre utilizziamo i Mic Mini, così vediamo un po' come si comporta per vedere se riesce a gestire bene il fastidio dovuto dal vento mentre stiamo pedalando, le vibrazioni e molto altro. Sappiamo che la stabilità comunque è davvero incredibile. Ora ci spostiamo e facciamo qualche ripresa un pochino più movimentata. Ok, montiamo sulla nostra bici, abbiamo acceso tutto. In questo momento incastrata la mia
DJI Osmo Mobile 360 qua sul petto. Come vedete dispongo già del microfono qua, ma è spento, quindi dopo faremo lo switch per vedere un po' come si collega e come si sente la differenza audio. In questo momento stiamo registrando con i microfoni interni del DJI 360. Mi sono dovuto fermare perché avevo perso un cavetto e in questo momento, non so se ci fate caso, ma ho cambiato la ripresa e sto registrando con la modalità di log a 10 bit, quindi vuol dire che poi in post produzione posso modificare a mio piacimento la colorazione di questo video, ed è un'ottima cosa avere un log, perché comunque i filmati possono essere di un livello superiore, comunque 10 bit, quindi abbiamo una profondità di colore non male. E parliamo di questa qualità audio mentre sto pedalando e ci sono tutti i rumori, vibrazioni, vento. Come vi sembra questa qualità audio dei microfoni incorporati della DJI Osmo 360? Naturalmente fatemi anche sapere cosa ne pensate di questo D-Log, che magari mentre parlo vi faccio anche cambiare la colorazione per farvi capire come possiamo adattare al meglio questo log. Mettiamo l'aiuto 3 così andiamo su spediti a 25 km/h, guardate un po', voilà, e siamo andati, che è un piacere con questa e-bike. Ora supero questa parte qua che nel video dove vi ho fatto vedere la parte della stabilità, non so se vi siete accorti, praticamente la vibrazione, questo scendere e salire, che ho preso un bel colpo io personalmente, non si vede, cioè è davvero impressionante la stabilità di questa fotocamera. Ora vado ad attivare il microfono che ho sul petto, teniamo premuto, guardiamo un po' se si attiva, si dovrebbe essere collegato, vediamo un po', lo scopriremo naturalmente dopo la registrazione, ma fatemi un po' sapere ora se sentite la differenza. In questo momento passiamo anche sotto queste fantastiche piante, quindi vediamo anche un po' come lavora nel contrasto tra ombra, luce e tutte queste cose qua, per vedere se riesce a gestire molto bene l'esposizione oppure no. In questi momenti qua vedete che entra la luce e poi sparisce, e quindi vediamo un po' come si comporta col cambio di luci. Stiamo andando a una velocità di crociera di 14 km/h e stiamo registrando con i nostri DJI Mic Mini e la Osmo 360 setup completo. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ora vado a disattivare di nuovo l'audio per vedere un po' di nuovo la differenza. Spegniamo i nostri microfoni. In questo momento li abbiamo spenti e stiamo di nuovo registrando con la nostra DJI Osmo 360 anche l'audio, e sentiamo un po' come si comporta. Ora facciamo un bel testa coda con la nostra e-bike per vedere un po' se i freni funzionano. Direi che funzionano, perfetto. Ora ci giriamo e torniamo indietro e torniamo nella nostra camera per tirare le conclusioni su questa qualità audio ed immagine di questa Osmo 360. Cosa ne pensate di questa qualità audio dei microfoni interni di questa DJI Osmo 360? Anche lì fatemelo sapere sotto nei commenti. Personalmente già i microfoni che dispone questo corpo sono più che perfetti per registrare. Non mi sento obbligato ad andare a comprare un microfono esterno, anche se sicuramente la differenza quando l'avete ascoltato c'è, ma ho notato che i microfoni presenti in questo corpo riescono comunque ad assorbire un ottimo audio se parliamo della voce di chi parla, e in più riescono anche a ridurre i disturbi esterni. Quindi se non volete spendere altri soldi, con lei potete registrare tranquillamente senza microfono. Se volete prendere dei microfoni con un prezzo contenuto, i DJI Mic Mini saranno perfetti. Prendete solo un microfono, con 59 euro avete un setup completo che vi darà comunque una versatilità di alto livello, e anche la qualità audio comunque di questi microfoni è di alto livello. Nel canale ho fatto la recensione un po' di mesi fa, se siete interessati la potete trovare. Se vi interessa come collegarli ve lo spiego al volo. Abbassiamo la tendina della nostra DJI Osmo 360, troviamo un pulsante con scritto mic, clicchiamo, mettiamo in modalità pairing
i nostri microfoni, il mic mini, il mic 2 e qualsiasi microfono DJI di cui disponete, e in automatico lei ve lo trova e si collegano velocemente. Ogni volta che andiamo ad accenderli, se abbiamo anche la DJI Osmo 360 accesa, si collegheranno nel giro di un secondo, quindi super comodi e super versatili. Tornando sulla scocca, prima di parlare dell'aggancio a vite posto qua sotto e anche dell'aggancio magnetico che andremo ad avere a disposizione se andiamo a acquistare la Combo Adventure, lei dispone di una certificazione IP68, quindi potremo immergerla fino a 10 metri di profondità. Il consiglio che vi do è di non tenerla per troppo tempo immersa e in più di stare attenti quando andiamo a riprendere con i giochi di riflesso che possono avvenire nelle riprese, perché essendo che sono ottiche 360, quindi diciamo fisheye, e l'ottica è molto curva, potrebbe capitare che sott'acqua, con i raggi del sole che entrano, di avere problemi nelle riprese, non dei difetti in sé nella ripresa, ma dei disturbi causati dai riflessi. Quindi quando andate a riprendere controllate bene le riprese, perché ogni tanto potreste avere questi piccoli disturbi. Come accennato prima, sotto il corpo troviamo questo aggancio a vite dove potremo collegare un cavalletto o anche i vari selfie stick. Se acquistiamo la Combo Adventure ci daranno il selfie stick da 1,20 m di lunghezza con questo aggancio particolare. Non so se me lo inquadra la telecamera, vorrei farvelo vedere, eccolo qua. Questo è un aggancio magnetico che ci permette anche un'inclinazione di circa 85 gradi, non 90, ma la comodità che ho trovato è che se lo volessimo agganciare a questo selfie stick, prima cosa si aggancia velocissimo al corpo macchina, come vedete l'abbiamo già collegato, e in più l'inclinazione ci dà la possibilità di fare quelle registrazioni, per esempio se vogliamo vloggare o se vogliamo creare registrazioni sportive in moto o in macchina. Nella modalità selfie stick ci darà la possibilità in automatico di eliminare tutto il bastone dalla ripresa e avremo una ripresa sportiva. La comodità in più di questo aggancio magnetico è che nel momento in cui per esempio volete fare un POV, come ho fatto io con le bike, dove andavo a inserire questo stick in un aggancio che avevo qua dello zaino, vogliamo riguardare le riprese, vogliamo vedere se abbiamo ripreso come si deve e tutto, o vogliamo anche solamente ritirare solo il corpo della DJI Osmo 360, basterà cliccare a lato e voilà, si sgancerà in un secondo. Possiamo mettercela in tasca così da non rischiare di farla cadere. Nel momento in cui dobbiamo riagganciarla basterà ricliccare e lei si infilerà con tutta sicurezza. È anche molto resistente. Se vogliamo proteggerla ancora di più ci verrà fornito comunque la protezione in gomma per le nostre telecamere da inserire in questa maniera e avremo il 100% della protezione. Avremo anche il suo astuccio in stoffa se vogliamo ritirarla quando non la andiamo ad utilizzare. Parlando sempre del selfie stick, a me hanno spedito anche, possiamo definirlo un candelotto da quanto è grosso, comunque un manico telescopico. Se lui è da 1,2 m, io vi avvicino questo, guardate quanto è grosso questo. Lui può essere allungato per ben 2,5 metri. 2,5 metri, capite bene che io sono 1,75 m. Alzo il braccio, tocco i 2 metri, con lui arriviamo almeno a 4,5 metri di altezza e per la grandezza che è anche davvero leggero. Capite bene che a quell'altezza, 4,5 metri/5, avremo in mano non più una fotocamera ma un vero e proprio drone, e se lo sfruttiamo al massimo del potenziale e abbiamo ottime idee video potremmo realizzare delle riprese di un grande effetto. Piccola parentesi, nel lato foto con lei potremo registrare in modalità 360 a 120 megapixel. La qualità è più che buona, non sarà una qualità incredibile, ma possiamo capirlo anche perché lei secondo me è destinata più a video o comunque quelle fotografie particolari 360. I 120 megapixel ci permettono un ritaglio della fotografia, quindi anche solo una parte, e avere comunque un ottimo risultato finale. Potremo scattare sia solo in JPEG sia JPEG e RAW, così se vogliamo avere un file un po' più grezzo potremo modificare la colorazione a nostro piacimento. In più, se parliamo dell'applicazione, la collegheremo all'app DJI Mimo. Vi consiglio all'acquisto di scaricarla e collegarla subito, perché appena
collegata sicuramente vi darà un aggiornamento che vi consiglio di fare. Dall'applicazione potremo gestire la fotocamera, vedere per esempio cosa sta inquadrando, avviare una ripresa, cambiare la modalità e molto altro. In più, se vogliamo, potremo spostarci i file e creare già dei montaggi video in automatico nel giro di qualche secondo e se vogliamo potremo già pubblicarli sui nostri social. Parlando di autonomia, lei monta delle batterie da 1950 mAh che ti garantiscono un'ottima autonomia generale. Il consiglio che vi do è, nelle situazioni estreme, per esempio in questo periodo che fa caldo, di andarla a spegnere quando non la utilizzate, così da non farla soffrire e scaldarla troppo e quindi in automatico l'autonomia rischia di calare più velocemente. Mi sono accorto che quando sono andato a stressarla come si deve con questo caldo, il corpo tende a scaldare notevolmente, comunque essendo una plastica fa fatica a dissipare velocemente il calore, quindi quando non la utilizzate la prendete, la spegnete e la ritirate. Se parliamo di tempo di ricarica, lei è davvero veloce perché ti permette un 50% in circa 12 minuti, quindi se siete creatori video o la volete utilizzare per uno sport, dovete solo fermarvi a rifiatare quei 12 minuti e avrete ancora un'ottima autonomia. Se invece voleste acquistare la Combo Adventure, vi daranno questo hub di ricarica dove potremo inserire fino a 3 batterie. Questo hub, l'unica pecca che ho trovato, è che ci permetterà solo di caricare le batterie quando andiamo ad inserire lo spinotto. Non ha una batteria interna, quindi non potremo usarla come base di ricarica per i nostri viaggi e avere un'autonomia ulteriore, purtroppo, però ci permette, cliccando il pulsante, di avere queste luci per farci capire se le batterie sono cariche oppure no. E un altro lato estremamente positivo è lo spessore ridicolo di questo hub, perché è al di sotto anche della Osmo 360 come vedete, e essendo fine così ci permette di inserircelo nella nostra tasca da una parte, dall'altra il corpo macchina, andiamo in giro con 3 batterie con il massimo della comodità. Consiglio la Combo Adventure se volete avere più autonomia. Ora, parlando di prezzi, se scegliamo di acquistare la DJI Osmo 360 Combo Standard, avremo a disposizione il corpo, una batteria, la gomma protettiva della lente, un panno per pulire la nostra fotocamera 360 e anche un cavo USB-C 3.1 a 479 euro. Se scegliamo la Combo Adventure avremo, oltre a tutto quello che vi ho elencato prima, in più 2 batterie, l'hub di ricarica che vi ho mostrato, il selfie stick da 1,20 m e anche quell'aggancio magnetico a 629 euro. Lì sta tutto in base alle vostre esigenze. Secondo me la Combo Adventure è la soluzione più adeguata per avere praticamente già tutto senza dover poi acquistare qualcosa separatamente. Sul sito DJI comunque trovate molti altri accessori, per esempio il manicotto che vi ho fatto vedere prima da 2,5 m, agganci per moto e macchina. Quindi se volete comprare qualche gadget separatamente sul sito trovate tutto. In conclusione, questa Osmo 360 è un'ottima alternativa alle concorrenti 360, riuscendosi subito a far spazio in questo mondo al primo lancio con ottima qualità e una leggerezza davvero incredibile. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate di questa fotocamera della DJI, in descrizione trovate il link dell'articolo e se volete acquistarlo il link Amazon. Naturalmente se il video vi è stato utile vi invito a lasciare un bel mi piace, commentare sotto, iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto, condividere il video con chi magari è appassionato di questo mondo e vi aspetto qui con nuovi contenuti sul canale. Ciao ragazzi!